Arrivo. Un po' col buio. Ciao Arrecife, eccoci! Siamo a Lanzarote! Wow! Arrivati, baby! Yes! Buongiorno! Prima colazione Canara. Arrecife, lungomare, abbiamo il mare giusto a 7 metri. Colazioniamo e poi ci muoviamo e decidiamo cosa fare. Abbiamo un po' di commissioni da fare oggi. Che meraviglia questo sole di Lanzarote. Guardate un po' dove abbiamo parcheggiato Carletto questa notte. Qui c'è il lungomare, la passeggiata. Carletto è proprio là. Primo risveglio a Lanzarote. Adesso in mattinata dobbiamo fare un paio di commissioni e poi partiremo alla visita di quello che abbiamo tralasciato lo scorso anno su questa bellissima isola. Arrecife alle nostre spalle, col caratteristico grattacielo che non so cosa c'entra con il resto dell'isola. È l'unico grattacielo presente sull'isola. Da Al abbiamo trovato la grata che dobbiamo sostituire e in più anche questo ricambio che vediamo di sostituire quello che si è un po' rovinato. Ora andiamo a provarlo a vedere che vada tutto bene come misure, come colore. Costa un rene, comunque va bene. Quindi abbiamo reinserito la grata al suo posto. Dato che il colore del nuovo è un po' differente, la Betty si è subito messa a pulire con l'acettone la vecchia grata. Almeno così cambia colore, diventa un po' più bianca, molto più simile all'altra nuova. Perché subito abbiamo detto, ma è un colore differente. In realtà non è un colore differente, semplicemente che questa con gli anni, sporcizia, sole, opacizzazione, aveva cambiato colore. Ennesima spesa al Mercadona, ennesimo stipendio lasciato. Come al solito riempiamo completamente il carrello, quindi insomma ci abbiamo speso non poco qui. Questa mattina ci siamo dedicati a un sacco di commissioni, oltre a fare anche un po' di spesa. Adesso ci dedichiamo alla visita di un luogo che l'anno scorso, per un motivo o per un altro, abbiamo tralasciato, ed è la Fondation di César Manrique, che è praticamente questa costruzione che ha edificato in prossimità di Arrecife nella sua isola lo scultore, pittore, artista e ecologista César Manrique, che è ormai diventato l'idolo e delle Canarie stesse. Andiamola a vedere, vediamo di che cosa si tratta. Io devo essere sincero, a Lanzarote impazzisco per questi muretti creati proprio con le pietre laviche raccolte nell'isola. E questa è un'isola completamente ricoperta di lava vulcanica, quindi qualunque costruzione è fatta con la lava vulcanica e soprattutto questi muretti. Tutto un contrasto tra bianco e nero. Eccola la fondazione, entriamo.
aloe e pietra lavica, è il classico segno di Lanzarote. I classici muretti a ferro di cavallo che vengono utilizzati sull'isola per le protezioni delle piante, della vegetazione, spesso anche della vigna. E qui iniziamo con le sculture dell'artista, tra cui il Trionfador e quest'altra che è un'opera senza titolo che fa parte delle sue opere legate al vento. La fondazione è stata costruita su una colata vulcanica che è avvenuta tra il 1730 e il 1735 e César Manrique ha costruito la sua casa, poi adibita a fondazione e a area museale. Qui si vede benissimo per terra la colata lavica. Dalle colate laviche il giardino con piscina scavato all'interno della fondazione. Andiamo giù al piano inferiore dove c'è la piscina e dei salottini, molto bello. Andiamo.
Che spettacolo! Bellissimo. E ora andiamo alla piscina. Sai che feste che ci ha fatto in questa piscina, Cesare? Lo ha dichiarato anche lui, era un edonista godurioso. Quindi... Che amava l'erotismo e la sensualità. Che meraviglia questo posto, cosa fantastica. Ha utilizzato tutte le covas create dall'eruzione per arredarle, crearci questi luoghi di incontro, sempre con vegetazione isolana, veramente straordinario. Veramente incredibile cosa è riuscito a creare. Praticamente la natura ha creato questo luogo e Manrique è riuscito a inglobare il suo modo di vedere casa all'interno di queste colate. Fantastico. Veramente splendida questa casa, è proprio l'essenza dell'isola, è proprio quello che l'isola è. E Manrique si è battuto a lungo per la sua isola perché rimanesse la più pura possibile, senza la costruzione eccessiva di alberghi, di edifici alti, di villaggi turistici, di costruzioni che avrebbero rovinato la vera realtà dell'isola. Diciamo che ci è anche riuscito, perché è riuscito a ottenere dal governo spagnolo delle leggi che limitassero le altezze delle costruzioni sull'isola di Lanzarote e quindi da poter permettere un turismo compatibile con la natura stessa dell'isola, cosa che è riuscito su Lanzarote ma non sulle altre isole purtroppo delle Canarie. Per questo che Lanzarote rimane una chicca particolare e molto molto apprezzata. Rientriamo? Da Carletto, immerso tra le rocce vulcaniche. Eccoci che abbiamo trovato anche lo spot per questa notte. Dove siamo? Dove siamo? Caleta Caballo. Un posto tranquillo, ci sono anche pochissimi camper stranamente e ora vi mostriamo dove siamo. Noi siamo messi qui, soli soletti, e abbiamo invece il villaggio proprio lì davanti. C'è una bellissima immagine delle montagne rosse qua alle nostre spalle, belle nubi rosse al tramonto. Si vede anche molto bene l'isola di La Graciosa laggiù
Ed ecco la nostra Bettina graziosa. Allora stiamo qui come seconda notte a Lanzarote. Mauro, ti piace? Sì, praticamente non sono ancora 24 ore che siamo a Lanzarote, però questa è la seconda notte. Sì. Se non ci sentiamo più tardi, vi auguriamo una buona notte. Ciao! E come Lo so già cosa vuoi dire. se non ci dovessimo più vedere, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao! Mi sa che stasera il mio piumone me lo tengo ancora. A Cadiz all'imbarco mi ha detto: piumone, tiriamolo via, lo mettiamo dietro. E ho detto: aspetta. Anche perché la freddolosa è lei, non sono io. Stanotte il piumone lo ha tenuto con estremo piacere e mi sembra che lo terrà anche per qualche giorno.